A volte sentiamo domande come «Dov'è che andiamo?» invece di «Dove andiamo?» oppure «Com'è che si chiama?» invece di «Come si chiama?» Che cosa sono queste forme? Si possono usare? E se sì, in che situazioni si usano? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. In questo video parliamo di interrogative scisse, che naturalmente sono imparentate alle frasi scisse, di cui ho parlato in quest'altro video, ma hanno comunque caratteristiche diverse. Domande come «Dov'è che andiamo?» oppure «Con chi è che è uscito?» sono abbastanza comuni, almeno nella lingua parlata. Ma stranamente non si trova molto. Anche i libri di grammatica più completi, quelli che uso spesso in questi video, cioè la grammatica italiana di Serianni e poi la grande grammatica italiana di consultazione, anche questi libri, dicevo, non ne parlano. In questo video quindi cercheremo di capire prima come si formano queste domande e vedremo che è abbastanza semplice. E poi vedremo se si possono usare, quando si usano, in che situazioni si usano. Come si formano? Dunque, innanzitutto è utile precisare che parliamo di domande alle quali non rispondiamo sì o no. Quindi non parliamo di domande come «Parli italiano?» oppure «Hai già mangiato?» Non parliamo di queste domande. Parliamo invece di domande alle quali rispondiamo qualcos'altro, che sono quelle domande che iniziano con una parola interrogativa, diciamo, quindi chi, dove, come, quando, eccetera. Ora, formare le domande scisse è molto semplice. Prendiamo la nostra parola interrogativa e la mettiamo all'inizio della frase. Poi mettiamo è, il verbo essere, poi mettiamo che e poi il resto della domanda. Ma si capisce molto meglio dagli esempi. Dove vai? Diventa dov'è che vai? Come si chiama? Diventa com'è che si chiama? Chi te l'ha detto? Diventa chi è che te l'ha detto? Ho cercato di riprodurre anche un po' l'intonazione, ma non sono un bravo attore. Continuiamo. Se c'è una preposizione prima della nostra parola interrogativa, come per esempio nella frase con chi esci, teniamo quella preposizione unita alla nostra parola interrogativa e quindi con chi esci diventa con chi è che esci. In che cosa è laureata? Diventa in che cos'è che è laureata. Come si vede dagli esempi, quel verbo essere, è, non cambia mai, almeno nella forma che stiamo considerando qui. Quindi non importa se quello che segue è singolare o plurale, e potremo avere anche un passato. Non importa, teniamo sempre quel verbo essere al presente della terza persona singolare, è. Formare queste domande quindi è molto semplice, ma quando si usano? O forse dovrei dire, quando è che si usano? La domanda fondamentale praticamente è che differenza c'è fra una domanda come chi te l'ha detto e una domanda come chi è che te l'ha detto? Cioè, in quali situazioni possiamo scegliere la seconda invece della prima? Carlo Enrico Roggia, un linguista, in questo libro dedicato alle costruzioni scisse, scrive che possiamo scegliere questa forma quando il contenuto della subordinata rappresenta un'informazione prominente nella memoria operativa dei partecipanti all'interazione. Cosa significa? Si capisce da questo esempio preso da Don Camillo. Peppone ebbe una smorfia di disgusto. Quando si ha la delinquenza di alzare la mano assassina sul difensore del popolo, si dovrebbe almeno avere la prudenza di stare zitti. Don Camillo si fece attento. Chi è che ha alzato la mano assassina sul difensore del popolo? Quindi il fatto che qualcuno ha alzato la mano assassina è l'informazione prominente, cioè più importante, presente nella memoria di Don Camillo nel momento in cui chiede chi è che ha alzato la mano assassina. È presente nella sua memoria perché è stata appena pronunciata quella frase da Peppone e quindi Don Camillo, quando risponde, sceglie questa forma, chi è che ha alzato la mano assassina, invece
della forma canonica, chi ha alzato la mano assassina? Quest'altro esempio, secondo esempio, è preso da questo libro Come cambia la lingua di Renzi. Parlo ancora di questo libro fra un attimo, ma vediamo questo esempio. Mi hanno detto che non c'è lezione. Chi è che te l'ha detto? Qui il fatto è che qualcuno ti ha detto che non c'è lezione. E questo è l'elemento presente nella mia memoria quando ti chiedo chi è che te l'ha detto. Adesso ci sono 3 cose che mi sembrano fra le più importanti che voglio dire su queste costruzioni e vedremo anche altri esempi per capire meglio quando si usano. La prima cosa è che si usano anche nelle domande indirette. Un altro esempio preso da Don Camillo. Interrogherà proprio quello che ha sparato. Peppone sghignazzò. Non dire sciocchezze, ma se non sappiamo neppure noi chi è che ha sparato. Il principio è lo stesso di prima. Nella frase precedente c'è l'informazione che qualcuno ha sparato e quindi Peppone usa un'interrogativa scissa. Un secondo punto importante, sempre sottolineato da Roggia, in quel libro di cui ho parlato prima, è che questa informazione prominente non sempre appare immediatamente prima nella conversazione oppure nella situazione del momento, ma a volte si trova in un certo senso nella testa della persona che parla. E questo secondo me è il caso di questo esempio che vediamo adesso, che ho trovato in un giallo di Paolo Roversi, La confraternita delle ossa. La situazione è questa. Enrico, che è il protagonista del romanzo, del giallo, è un giovane, mi pare di 27 o 28 anni, che vive a Milano, ma è originario della campagna, della Bassa Padana, della provincia di Mantova. E in questa scena va a trovare i suoi genitori in campagna e dopo 3 mesi. I suoi genitori non lo vedono da 3 mesi. E sua mamma ha sempre sperato che il figlio, invece di andare a vivere fuori casa a Milano, ha sempre sperato che il figlio si sposasse e rimanesse a vivere con loro. Si trovano a tavola a mangiare e la mamma dice: «Allora Enrico», chiede riempiendomi il piatto, «quando è che ti sposi e ci regali un nipotino?» Qui il fatto che Enrico si sposi non è presente nella conversazione, anche perché Enrico non si sposa, ma è presente nella testa della mamma, come pensiero o magari come speranza, e quindi chiede: «Enrico, quando è che ti sposi?» La terza cosa che mi sembra importante sottolineare riguarda un uso più generale di queste domande. Finora abbiamo visto che si usano in situazioni particolari, ma Lorenzo Renzi, in questo libro che abbiamo visto prima, Come cambia la lingua, Lorenzo Renzi, per chi non lo conoscesse, è uno dei più importanti linguisti italiani e, fra le altre cose, il curatore della nostra grande grammatica italiana di consultazione. Quindi, Renzi, in questo libro, Come cambia la lingua, scrive: «Mi sembra però che, almeno in alcuni casi e in alcune parti d'Italia, le interrogative scisse possano alternare del tutto liberamente con le forme non marcate, e cioè chi sei e chi è che sei, o quanti libri hai letto e quanti libri è che hai letto, possano essere usate nello stesso contesto non marcato». Quindi ci sta dicendo che a volte, e in alcune regioni, si usano queste domande senza che vi sia una situazione particolare come le situazioni che abbiamo visto prima, ma si usano queste domande come semplice alternativa alle domande canoniche. E quindi praticamente in questo uso non c'è differenza fra dove sei andata e dov'è che sei andata. È un uso però, aggiungo io, che appartiene al registro del parlato, alla lingua parlata. Ho trovato diversi esempi di questo uso in un film degli anni 70, Mimì metallurgico ferito nell'onore. In questo film il personaggio di Fiore, interpretato da Mariangela Melato, è del nord Italia, della Lombardia se non ricordo male, comunque del nord, e usa spesso questa forma. In una scena, per esempio, dice: «Io mi chiamo Fiore, e te? Com'è che ti chiami te?» E poco dopo, sempre nella stessa scena, gli chiede: «E te, su sti fatti qua, com'è che la pensi te?» E un terzo esempio da una scena che viene poco dopo: «Ma chi ti credi di essere? Ma chi è che ti conosce?»
Nelle prime due frasi c'era anche l'uso del pronome te invece del pronome tu, come sarebbe giusto dal punto di vista della grammatica, anche questa una caratteristica della lingua parlata. Ma appunto si vede che in queste tre frasi usa queste interrogative scisse senza che ci sia una situazione particolare. E quindi queste domande sono equivalenti alle domande canoniche. Come ti chiami? Come la pensi? Chi ti conosce? Grazie per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!